Ciao a tutti, buonasera, come va? Non so bene come si inizia un video in cui io sono seduto a un tavolino e devo parlare e non sono invece seduto sulla moto, però ciao a tutti. Questo è il video di Q&A che vi avevo promesso. Adesso andiamo subito alle domande, anche perché non saprei molto bene che cosa altro dire, però una cosa importante è questa. Ci tengo veramente a ringraziare tutti quanti per l'accoglienza davvero calorosa che avete riservato a questi video di viaggio, a questo Wrong Miles, perché assolutamente non me l'aspettavo. Ne sono partito un po' per caso con l'idea di fare questi video e capire se ci potesse essere dell'interesse verso questo tipo di video, questo progetto, ma non mi aspettavo minimamente una partenza simile, quindi sono veramente felice della partecipazione che c'è, anche se ancora è un canale molto molto piccolo, però assolutamente non era scontato che le cose sarebbero partite in questo modo, quindi ci tengo veramente a ringraziare chi segue, chi partecipa, chi scrive, perché anche per questo motivo, anche per voi, questo canale sta continuando ad esistere e continuerà ad esistere nei prossimi mesi. Non era una cosa scontata, come dicevo nello scorso video, ci stavo ragionando, non sapevo se sarei andato avanti perché questo è un progetto che sento molto mio, mi piace molto, però al tempo stesso è un progetto che porta via tanto tempo, tante ore di lavoro, tante ore di vita e tanti sacrifici. Quindi sapere che c'è qualcuno che apprezza e che ha voglia di vedere questi video mi rende veramente felice. Basta, passiamo subito alle domande e alle relative risposte. Iniziamo da Marv che poi è colui che ha dato il là a quest'idea del Q&A, perché onestamente io non ci stavo pensando, però lui poi mi ha scritto: spero ci sia modo di fare un Q&A perché io voglio sapere troppe cose, tipo perché hai deciso di fare questo viaggio? Ok. Perché ho deciso di fare questo viaggio? Fa diverse domande, ma adesso rispondo una alla volta. Perché ho deciso di fare questo viaggio? Questo viaggio ho deciso di farlo perché è una cosa che sentivo dentro da tanto tempo, cioè l'idea di viaggiare da solo in moto è qualcosa che mi chiama da tanti anni, ma poi per tanti motivi, sia di tempo, sia economici, sia di condizionamenti che ci creiamo noi stessi nella vita, non l'ho mai seguito. Cioè, sapevo che lo avrei fatto, ero convinto di farlo prima o dopo, ma il momento giusto non arrivava mai. Recentemente questo desiderio è cresciuto, non si è affievolito, ma ha preso sempre più forza ed è diventata un'esigenza da parte mia di poter fare questo primo viaggio che era appunto una stagione zero intesa come un primo piccolo, tra virgolette, viaggio di avvicinamento a quello che è poi il mio desiderio di esplorare senza pormi limiti particolari. Quindi ecco, perché ho deciso di fare questo viaggio per fare il primo passo verso il tipo di viaggi che voglio provare a portare avanti. E il canale YouTube può essere un ottimo modo per darmi lo stimolo e l'onere e, e anche l'onore di fare questo tipo di viaggi. Sei una frana come motociclista, ma bravissimo con montaggi e riprese. Cosa fai nella vita? Eh, questa è una domanda che apre dei mondi. Cerco di essere breve, se no il video potrebbe risultare noioso. Di fatto, che cosa faccio nella vita? Allora, io ho una laurea breve in ingegneria. Ho fatto e faccio tuttora ogni tanto lavori come ingegnere o comunque, diciamo, per essere più precisi, nel settore tecnico, ma prevalentemente lavoro nel mondo del cinema e della pubblicità. Non faccio un lavoro creativo, particolarmente creativo, sono un aiuto regista che a dispetto del nome è un ruolo che richiede grandi doti organizzative e poche doti artistiche. Però in qualche modo ho studiato cinema, ho studiato le regole del montaggio, ho studiato un po' la cinematografia, anche se non sono un esperto, non sono esperto in niente, un pochino la materia la mastico, quindi tu mi scrivi che sono bravissimo con montaggi e riprese, ti ringrazio, in realtà sono abbastanza un principiante anche da questo punto di vista, nel senso che ho un po' di teoria dentro, ma pratica vera e propria nelle riprese, nel montaggio non ne ho fatta tanto. Ho
comprato le action cam prima di partire, ho comprato il drone prima di partire, ho imparato ad usare il software di montaggio durante questo progetto e qui viene la domanda successiva: come mai solo ora hai deciso di pubblicare questi video che probabilmente hai girato l'estate scorsa? Tutto vero, infatti questa stagione 0 è dell'estate scorsa. Perché ho deciso di pubblicarli solo adesso? Perché un po' non ero ancora convintissimo di volerli pubblicare. Sono una persona molto timida, riservata, che tiene molto alla propria privacy e al tempo stesso sono sempre molto esigente verso me stesso. Quindi mi sono voluto prendere qualche mese per imparare a montare in maniera più o meno rapida. Ho montato qualche episodio di prova per vedere se innanzitutto funzionava per me, se avevo il coraggio di pubblicarli, e quando ho visto che più o meno poteva uscire qualcosa mi sono deciso. Sono sempre un po' lento nella vita, un po' lento in tutto, quindi ci ho messo qualche mese, ma alla fine mi sono deciso. Questo. Andiamo alla prossima domanda, che è molto collegata a quella di Marv. Adriano Grandazzi mi scrive: in che periodo hai fatto il viaggio? L'estate scorsa, quindi era tra luglio e agosto del 2025. La distanza tra il pubblicato e il vissuto è abbastanza ampia. Per il futuro, e questo è un piccolo spoiler, la mia intenzione è quella che invece questo gap si riduca sensibilmente. Chiaramente non potranno mai essere in tempo reale perché c'è una logistica dietro, ci sta il tempo di montaggio, c'è sempre un po' di scarto tra il momento in cui faccio il viaggio e il momento in cui poi pubblico. Giorgio Fioretti scrive: ciao, se come motociclista sei alle prime armi, per i video sei proprio bravo, complimenti, grazie. Posso chiederti com'è impostato per i video in movimento la action cam sul casco? Allora, non so se interpreto bene la tua domanda. Se intendi come l'ho fissata al casco, uso una clip della DJI che si aggancia alla mentoniera del casco. È abbastanza pratica perché è molto veloce da mettere. Lo svantaggio è che ha un ingombro sotto il mento, quindi nel momento in cui vai a chinare il mento ti vai a conficcare il petto. Se invece ti riferisci ai settaggi, devo dire che non li ripeterei probabilmente. Io ho trattato un po' la action cam come se fosse una macchina da presa da cinema. Ho cercato di seguire la famosa regola dei 180 gradi, di girare a 25 fotogrammi al secondo con uno shutter a un cinquantesimo. Però non funziona bene soprattutto nel caso della stabilizzazione, che non permette di ottenere ottimi risultati, o quantomeno io non sono riuscito a ottenere ottimi risultati, quindi credo che questi settaggi li cambierò nel prossimo viaggio. Dilber Feizo, scusami se pronuncio male il tuo nome, mi scrive: vorrei chiederti un'informazione riguardo alla strada che hai preso per andare in Macedonia. Allora, se ti riferisci alla strada che ho fatto quando sono arrivato al confine chiuso, quella era la strada che da Restelica in Kosovo va a Mavrovo in Macedonia. Se la cerchi su Google la trovi subito, però appunto non è percorribile da i non residenti. Se ti riferisci invece alla strada con cui sono arrivato fisicamente e ufficialmente in Macedonia, è la strada che da Prizren porta a Skopje, si chiama R115 ed è una strada tra l'altro molto molto bella. Stefano Magrini mi scrive: hai le tracce degli sterrati oppure itinerario del viaggio? Ecco, questa è una cosa che ho promesso di creare, perché purtroppo non le ho registrate le tracce e purtroppo ancora non l'ho create. Mi serve un po' di tempo che non ho mai, però ribadisco che lo voglio fare. Mi spiace, non so quando arriveranno, però cerco di farle. Aschi 901, volevo chiederti se avevi già esperienza nell'editing video. Allora, sì e no, come dicevo, ho una formazione cinematografica, ma molto teorica. Nell'editing video ho fatto qualche piccolo montaggio in passato, però di fatto l'esperienza vera la sto facendo con questa serie su YouTube, quindi così, non ho tanta esperienza, diciamo, nell'editing. Scrive anche: so che ci stai mettendo tantissimo impegno e tempo in questo progetto ed è vero, è proprio molto molto impegnativo, più di quanto io stesso immaginassi. Spaddi, mitico Spaddi che è mio conterraneo, quanto è durato il tuo viaggio?
Allora, il mio viaggio è durato relativamente poco, diciamo che sono state poco meno di un paio di settimane. Poi io ho proseguito, come ho detto anche nel video scorso, ho proseguito per un po', però insomma a camere spente. Intanto facciamo un check. Ok. Com'era il tuo setup audio e video? Avevo, magari poi metto dei link, due action cam, una sul casco, una sul manubrio, che sono le DJI Action 4. Poi avevo una camera 360, la Insta360 X4. Sono partito anche con quella proprio da zero. Se avessi saputo tutto il workflow che richiede quella macchina, forse avrei girato meno con la 360, perché è veramente impegnativo. Poi avevo un drone che è il DJI Mini 4 Pro. Poi avevo un iPhone che usavo in alcuni frangenti e mi pare basta. Andrea KTM 250, parlaci anche di come ti sei trovato con la moto perché mi è sembrato un mezzo affidabile. Mi sono trovato bene, come ho detto è la mia prima moto, sono sempre andato su due ruote, su scooter, scooteroni, però questa è la mia prima moto vera e propria. Direi di sì, affidabile, anche se io avevo letto tante cose in rete, adesso sono a circa 10.000 km e sì, mi sembra un mezzo affidabile, è un mezzo che comunque mi dà confidenza nell'usarlo. L'unico svantaggio è che io trovo, insomma, da principiante è il peso che è veramente importante per me rispetto a quanto avrei voluto, diciamo. Però sì, mi sono trovato finora bene, mi dà fiducia. E il fatto anche che io tocchi bene a terra coi piedi mi dà confidenza, no? Quindi quello per me è importante in questa fase, poi magari per il futuro vedremo. Però sì, non ho grandi recensioni da fare, non sono forse neanche in grado di fare una recensione, però sono molto contento. Maurizio Russo, che pantalone hai usato e come ti sei trovato? Allora, ho comprato un Revit Sand 2, sì, se non sbaglio, sì, un Revit Sand 2 che avrà avuto minimo 6-7 anni, l'ho comprato usato, l'ho pagato 50 euro, non mi vergogno a dirlo, quindi veramente poco. Allora, mi sono trovato bene, devo dire che forse un po' l'età si sente, nel senso che è un tessuto che ha parecchi anni sulle spalle, di fatto i catari frangenti mi si sono staccati quasi subito dal pantalone. Le protezioni, ginocchia e anche forse non sono le più evolute e anche la ventilazione non è proprio il massimo. Probabilmente i modelli nuovi sono meglio. Ci farò sicuramente un pensierino per il futuro. Adesso avevo bisogno di partire e ho cercato di prendere il più possibile, spendendo il meno possibile. Giustamente Marv mi ha fatto di nuovo più o meno le stesse domande perché aveva paura che io mi scordassi. Invece Marv, hai visto? Hai visto? Mi sono ricordato. E adesso te le leggo due volte. Sei un videomaker? Mi sembra ovvio. No, come dicevo, non sono un videomaker, anche se sono nell'ambiente, ma non sono un videomaker. Cosa ti ha spinto a metterti così alla prova? Allora, cosa mi ha spinto a mettermi così alla prova? Non lo so, non lo so, è una cosa che viene da dentro, è una cosa che per quanto mi riguarda a un certo punto mi ha fatto un po' uscire fuori dal guscio. Io sono sempre stata una persona molto razionale, estremamente razionale in tutte le scelte che facevo, o quasi tutte. Non sempre, devo dire, qualche scelta un po' più azzardata l'ho fatta, però ecco, sentivo proprio il bisogno di uscire dalla mia bolla. Era un po' di tempo che mi sentivo un po' anestetizzato, mi serviva qualcosa che mi facesse sentire di nuovo me stesso e il viaggio in moto in solitaria per me è qualcosa che sento dentro da tanto tempo, quindi ho voluto dare sfogo a questo lato di me. Diciamo che sentivo che una parte della mia crescita come persona potesse passare da lì. Probabilmente poi facendo invece cose da incosciente, perché in parte forse è così. Però sì, sentivo di volerlo fare. È stato proprio, non c'è nulla
di facilmente spiegabile, è solo una cosa che viene da dentro. Il Brusa scrive: Nessuna domanda. Mi piacerebbe vedere un video sulla moto che hai usato per il viaggio e come l'hai allestita e se cambieresti qualcosa o ti organizzeresti in modo diverso per un prossimo viaggio. Dal video mi è sembrato che uno dei problemi più grossi sia stato l'uso di Google Maps e forse pianificazione dell'itinerario. Io personalmente una mappa cartacea me la porto sempre dietro, mi dà un'idea più precisa di cosa è intorno rispetto ai navigatori. Allora, domanda che non è una domanda, però apre a delle complessità a cui rispondere. Partiamo dalla fine. Mappa cartacea. Io l'avevo comprata all'inizio del viaggio perché anche a me piaceva l'idea di seguirla, ma in realtà l'avevo trovata solo per l'Albania e io ne volevo una che coprisse un po' tutti i paesi in cui volevo andare. Non avendola trovata, perché io poi mi sveglio sempre il giorno stesso, e questa è una mia costante, io non pianifico e parto sempre così allo sbaraglio, andando poi incontro a tanti inconvenienti. E quindi non avendo trovato le altre mappe ho lasciato perdere la mappa cartacea, però assolutamente mi piacerebbe avere una mappa cartacea da poter consultare, da poter segnare. È una bella idea, è una cosa che mi piace, questa cosa materica della mappa cartacea. Google Maps e pianificazione itinerario sicuramente sono stati uno dei problemi del viaggio, ma da una parte problemi funzionali, nel senso che io non amo pianificare, cosa che comporta tanti rischi sotto tanti punti di vista. Google Maps mi ha fatto spesso sbagliare, a volte da questi errori sono nate delle belle avventure, quindi in realtà Google Maps è un non problema. Detto questo, adesso sto vagliando altre ipotesi per quanto riguarda l'uso di navigatori piuttosto che così, lettori di tracce GPS. Sto valutando diverse opzioni. Però assolutamente sì, Google Maps in certi paesi non è molto affidabile, questo l'ho sperimentato di persona. E un video sulla moto che ho usato per il viaggio, non te lo prometto perché non sono molto bravo onestamente a parlare di moto, non ne so molto, o comunque non ho quella sensibilità di poter parlare nel dettaglio di una moto. Come l'ho allestita e se cambierei qualcosa, sì, in effetti lì forse cambierei qualcosa, magari un video su quello arriva, qualcosa che potrebbe avere a che fare con questa richiesta. Dario84, eccetera, mi chiede: hai comprato appositamente l'Himalayan? E nel caso perché hai scelto proprio lei? Quali erano le eventuali alternative? Sì, ho comprato appositamente l'Himalayan per questo viaggio e perché ho preso proprio lei? Un mix di fattori. Inizialmente io ho già uno scooterone, motoscooter, un Integra 750. Inizialmente pensavo di dare indietro l'Integra per comprare una moto che facesse un po' tutto quello che volevo fare, quindi che mi permettesse di lavorare su Roma, di fare i viaggi, di fare questo tipo di avventura. E avevo già dato la caparra per una NX 500, salvo poi ragionarci su e riflettere sul fatto che stavo sbagliando tutto, perché per rendere quella moto minimamente in grado di fare qualche sterrato ci avrei dovuto spendere parecchi soldi sopra. L'Himalayan non è una macchina da sterrato puro, però comunque è molto più permissiva di una moto come quella. Perché l'ho scelta? Appunto, perché ci sono diverse ragioni, una ragione più sentimentale e una ragione più pragmatica. La ragione pragmatica è quella che l'ho trovata super accessoriata, come la vedete nei video della stagione, fondamentalmente così è come l'ho comprata, ad un ottimo prezzo, con pochissimi chilometri. Non era l'attrezzatura migliore per questo tipo di viaggio, ma mi permetteva di prendere e partire. Ed era quello che mi interessava sul momento. Avevo proprio voglia e fretta di partire. C'è anche una ragione più sentimentale ed è il fatto che l'Himalayan mi ha colpito fin dal primo momento in cui l'ho vista. Mi ha proprio affascinato da subito, è una moto che mi ha sempre chiamato e addirittura quando vidi per la prima volta lo spot di questa moto,
mm, mi fece un tale effetto, mi suggestionò a tal punto che- che mi mise a piangere, veramente. Non che ci voglia molto a farmi piangere, però mi smosse qualcosa dentro. E non credo di poter mettere immagini sul video di quello spot per una questione di copyright, ma magari metto il link e niente, un po' mi vergogno a dire questa cosa, però veramente eh, fece muovere quella parte di me che ha sempre sognato questo tipo di avventure di vita. Quali erano le alternative? Non ce n'erano tantissime, ma sicuramente se non avessi scelto lei avrei scelto la CRF. Era una moto sicuramente per molti aspetti più adatta al fuoristrada, però l'Himalayan è una moto che per come la vedo mi dà confidenza, come dicevo prima, mi dà fiducia e mi dà l'idea di una moto che ti porta ovunque in tutto il mondo. Ed è una moto molto semplice, su cui può mettere le mani chiunque in qualsiasi angolo di mondo. Quindi mi è sembrato anche una scelta razionale, se non forse la migliore, perché forse non è la scelta migliore, però è una scelta razionale, sì. Andrea Bettarini mi scrive due domande. Che programma usi? Uso DaVinci Resolve, l'ho imparato, non ho ancora imparato a usare del tutto, però diciamo lo sto imparando e questo canale YouTube è stata proprio l'occasione giusta per mettermi lì e provare a capirci qualcosa. Anche se io in passato ho usato un po' di Adobe Premiere e hanno molti punti di contatto. Però DaVinci Resolve è veramente un programma eccezionale, super completo, che migliora costantemente. Sono molto felice. Se fossi un gusto di gelato, quale saresti? Eh, se fossi un gusto di gelato sarei la stracciatella, che è il gusto che amavo di più da bambino. Un gusto che poi ho abbandonato per tanti anni, ma che recentemente invece ho ripreso. È un gusto neutro, ma che al tempo stesso ha il cioccolato. È morbido, ma ha il crunch. È bianco, ma ha delle parti scure. È un po' come la vita, la stracciatella è un po' come la vita. Zio Mone dice: pensi di fare modifiche alla piccola IMA prima della prossima avventura? Qualcosina sì, qualcosina la farò, non tantissime cose perché non voglio spendere troppi soldi sulla moto, voglio investire più nel tempo di viaggio, appunto nel viaggio stesso. Però sì, qualche modifica ci sarà e magari la vedremo prossimamente. E poi, vediamo un attimo, c'era qualcun altro. Eric Cartman dice: volevo chiederti da quando sei partito da casa in Italia a quando sei tornato, quanti giorni sei stato via? Qui ho già risposto a una domanda precedente, all'incirca 2 settimane scarse. Poi Mao Picture mi scrive: ho due domande da farti. La prima è se il DJI Remote, che è il telecomando che manovra la action cam a distanza, accende e manda in registrazione entrambe le action cam. Allora sì, può potenzialmente fare questa cosa su entrambe le action cam. A me spesso ha dato problemi, quindi mi sono ritrovato più di una volta ad azionarne una sola. Però non so, magari era il mio modello che aveva dei problemi. La seconda riguarda i filtri ND, visto che su DJI c'è la modalità Pro, ma a differenza di GoPro non permette di impostare l'ISO automatico, sei costretto a definirlo. Dubito che un ISO fisso possa andare bene per tutti gli scenari che trovi in moto. Sì, è vero, io uso dei filtri ND sulle due DJI, non uso un ISO fisso, uso un ISO variabile. Un ISO variabile che va da un range a un altro range, tipo da 100 a 3200. Di modo che la camera, in base alle condizioni di luce, si vada a regolare automaticamente. E infine, l'ultima domanda è di Fulvio Carretta che mi scrive: prossima avventura dove? Prossima avventura... Fulvio, non ti posso ancora rispondere a questa domanda. Diciamo che sarà un'avventura un po' più grande di quella precedente,
però non sono ancora pronto a rispondere. Un po' perché non voglio spoilerare subito, voglio che lo scopriate a tempo debito, e un po' perché in realtà non ho ancora fissato veramente la meta, quindi rischio di dirvi qualcosa che poi non è coerente con quello che vedrete e rischio di crearvi delle false aspettative. Però sì, quello che vi posso dire è che sarà un'avventura più di ampio respiro rispetto a quella che avete visto. E niente, boh, mi pare che abbiamo chiuso tutte le domande. Ripeto, se qualcuno l'ho dimenticato, mi scriva nei commenti. Penso che alla fine ho parlato più che a sufficienza, molto più di quanto io sia abituato a fare. Quindi niente, vi saluto, grazie ancora per veramente la vicinanza, l'affetto e vabbè, grazie. Grazie di tutto e ci vediamo al prossimo video che sarà tra 2 o 3 settimane. Penso due, però vi aggiorno, ok? Poi da settembre cerchiamo di tornare un po' più regolari. Grazie, grazie e a presto. Ciao.